Io col primo buono fruttifero ho comprato la camera da letto. Mi facevo, dai che ce la vuoi fare? Ci siamo rotolati nei prati, eccetera, senza sapere che ero incinta. Eri incinta? Wow! Prima mi davano la carica figlia. Adesso, soprattutto dopo che è morto il nonno, mi avete dato la carica voi. Ragazze, mi dovete scusare, ma devo mettere le patate in pollo. Arriva. Ciao nonna. Ciao bello. Ciao. Sei in ritardo. Siamo in ritardo. Come vai? Mi hai preso il dolce. Mi volete far ingrassare? La glicemia, la pressione, terribile. Prendo la caffettiera, che l'ho già preparata, guarda. Non era qua. Ah, qua sì. Qua, allora. Qua sono io con forse il Franco piccolino. Eh sì, il Franco piccolino. Mio fratello, questa è una guardia di finanza col suo cane. Mia sorella, l'altra mia sorella, e questi erano due nipoti di mio marito, E dov'è che era qua? a Brindisi. Ho portato la Sofia a Brindisi. Nonna, infatti. Com'è Brindisi? È bellissima, è una bomboniera Brindisi, veramente, me l'hanno fatta veramente bella, pulita. E noi siamo andati in novembre, metà novembre con la Sofia, eppure ogni bar aveva la sua orchestrina fuori a suonare. Andavo a insegnare ai contadini, prendevo il treno a Brindisi, andavo a Tuturano, pochi Un villaggio che chilometri. probabilmente non esiste più. Lì Salutiamo gli c'era amici di questa Tuturano. stazioncina piccola di marito e moglie. Una E la stazione? una stazioncina Cosa di piccola. marito e moglie? C'era il marito che era capostazione di questa stazioncina Dove esistono piccola. queste? E la moglie, Eh. che mi avevano preso anche in simpatia, perché poi io non è che arrivavo a Tuturano e c'era il nulla, non c'era il paese, c'era il nulla. Alla stazione, là c'era la mia bicicletta, la prima bicicletta che mi sono comprata, perché poi dovevo fare chilometri per andare direzione mare, praticamente c'avevo di fronte, dovevo andare a fare scuola ai contadini. Ma che età avevano i contadini? Beh, ma anche giovani. Anche erano. giovani. Ecco, però dovevo aspettare che loro finissero di coltivare e mangiassero tavolati grandi di qua e lì, perché le famiglie erano numerose, il piatto in mezzo e le forchette, ognuno. Io quando arrivavo più o meno stavano finendo quasi o stavano cominciando a mangiare. Mangia, 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 no. E poi c'era ma che ti devo dire, grande quanto la cucina? Quella era l'aula. E venivano In quanti erano dentro i quest'aula? contadini che non sapevano né leggere né scrivere. E bisognava insegnarli proprio Erano le basi. alfabeti, erano alfabeti. Ma erano Erano alfabeti. interessati a fare lezioni? Sì, Erano molto... venivano, C'erano- venivano, sì. E poi al ritorno... Ma erano anche più grandi di lei quando facevano? Sì, io Beh, tu ero cosa avevi, ragazzina, 20 anni? 19. E com'era insegnare anche persone più Dice- grandi? Ma io l'avevo già fatto perché si poteva fare anche scuole agli analfabeti in casa propria. Ah. E quindi c'era Le la nonna- ripetizioni. c'era la nonna Coca e tutte le altre vecchiette a Brindisi, quindi facevo... Tu facevi scuola. E io facevo Ma come scuola. mai? Io non ti ho mai chiesto, ma come mai sta roba di fare scuola? Cioè, come ti è venuta? Com'è che è nata la Di fare- passione di per fare insegnare? Da piccola dicevo voglio fare la maestra perché così lavoro e ho la pensione. Bella questa mentalità. Allora, voglio fare la maestra, mi voglio sposare, avere una bella famiglia e poi così posso andare in pensione e non dipendere. Oh, nonna, obiettivo raggiunto. Obiettivo raggiunto. Raggiunto, Ma poi insegnando è venuta anche una passione per l'insegnamento oppure l'obiettivo? No, l'insegnamento mi è sempre piaciuto. Piaciuto da sempre. Il 24 giugno 63 a Bari mi sono sposata in chiesa San Giuseppe. Nella chiesa di San Giuseppe. Una bellissima chiesa e poi il pranzo. E dopo pranzo siete partiti. E poi dopo pranzo siamo partiti Ah, così per proprio. il viaggio di nozze, diciamo, Ah, che ai perfetto. tempi
e andavano a Venezia. Il mio viaggio di nozze è stato partire da Bari e arrivare a Sesto Calende. Naturalmente a tappe. Abbiamo fatto. Quello ce l'ho i filmini. No? Abbiamo fatto il Tirreno, non l'Adriatico, il Tirreno, e poi mi ricordo, e lo ti racconto perché mi fa ridere, eravamo sull'autostrada, era già sera, e tuo nonno mi disse: le vedi quelle luci là? Sì, ecco, quella è Roma. E io ho visto Roma. Hai visto Roma? Ho visto Roma così. Vedi quelle, perché lui era un tipo che quando si metteva in macchina non si fermava. Ci possiamo fermare. Una volta quando due si sposavano quasi non si conoscevano, intendiamoci. E quindi era... C'era da conoscersi in macchina. E mi ricordo che disse: basta, alcuni matrimoni, viaggio di nozze, alcuni matrimoni durano anni, il nostro è finito subito. Già, subito in macchina sul viaggio di 4 figli. Quindi hai iniziato a che età più o meno a insegnare? Appena mi sono diplomata. Quindi a 18 18 anni. anni. Facevano le Hai iniziato a 19, insegnare ai contadini. Ai contadini. E dopo, quando sei e- spostata dopo il E poi matrimonio al alle nord? 23 mi sono sposata e poi sono venuta qui e ho cominciato proprio nelle scuole normali. pubbliche. E andavo un anno da una parte, un anno dall'altra, eri tipo perché precaria? avevo l'incarico annuale. Dove mi mandavano dovevo andare, altrimenti finivo ultima in graduatoria. No. E avevamo solo 2 classi, Che scuola era? scuola elementare. Bisogna far sì. notare una cosa, che una maestra faceva tutte le materie. Maestra E unica. poi maestra ovviamente. unica tutte le materie, sì, tutte le materie. Quindi aveva una conoscenza praticamente Tutto. Anche la ginnastica dovevo. Pure. Canto. Io Canto. ancora dopo ho imparato a suonare la chitarra per far cantare i bambini. Veramente? Io giuro, sì, per far cantare i bambini le canzoncine, eccetera, per accompagnarle, ecco. Ma C'erano 2 libri, libro di lettura con quelle poesie, Meravigliose. con quei racconti belli che proprio ti portavano a essere buono, caritatevole, attento agli anziani. C'era la storia di una famiglia che aveva il nonno in casa, avevano delle persone e loro l'hanno fatto mangiare in cucina dove c'era il camino di una volta, mica bellico, il camino, e al vecchietto è caduta la tazza del brodo, e i genitori, i figli del vecchietto hanno cominciato a sbraitare, a dire: il bambino, questa era la storia, il bambino ha preso tutti i cocci, li ha messi insieme per incollarli e ha detto ai genitori: questa ve la tengo via per quando diventate vecchi voi. bellissimo. Poi io quanti anni avrò avuto? 7 anni e ancora me la ricordo questa storia. Sono nati figli, ha continuato sempre a insegnare. Sempre. Mai smesso. Mai smesso. Durante la gravidanza, Sì, subito dopo sempre. la gravidanza. Sempre. Allora. Non c'era la maternità. No, avevamo 42 giorni prima del parto e 56 giorni dopo il parto. Dopodiché tornavi a lavorare. Quando ero incinta dello zio Franco, prendevo il pullman alla stazione di Sesto Calende e andavo alla stazione di Sesto Calende in bicicletta. Quando poi lui è nato a giugno, io sono andata fino all'ultimo giorno, fai conto, non potevo più pedalare. Era una botte. Era impegnativo, diciamo. Era una botte. Allora, l'autista del pullman ha detto: ascolta, fai una cosa, perché io abitavo sotto sul fiume proprio, Sì. facevo una stradina e andavo già sul Sempione. Tu fermati là, che io mi fermo, ti tiro su e poi porto a scuola, diciamo, dove c'era la fermata. E quindi mi dovevo fare tutta lungo fiume, attraversare e andare fino alla stazione.
E questo si è impietosito. Ma quindi andate in bicicletta anche durante la gravidanza, andavo comunque in bicicletta? Andavo in bicicletta Fino a che tempi, fino a 7 mesi. Fino a 7 mesi in bici. Senti, 42 giorni prima. Perché tutti mi hanno voluto bene nella mia vita. Mia suocera di più. Percepisco dell'ironia in questo. Perché mi disse, allora, l'incinta del Franco, primo figlio, sì te lo tengo io, sì te lo tengo io, perché aspettavo che mi chiamassero naturalmente. E se non accettavo, finivo ultima in graduatoria, quindi figurati se volevo rinunciare, in qualsiasi posto sono andata fino a Luino per dire, ecco. Poi è venuta la famosa signora che abitava tra me e lei, Ferretti, la no? Ferrero, mi è venuta a bussare, io già colpita. Dice, signora Morina, devo dire una cosa. Ma cosa è successo, signor Ferrero? Guardi che la sua suocera non le ottiene il bambino. No, dice sempre che io avevo detto, mettiamo una donna che così ti può aiutare, che poi la casa era piccolina, anche la Sì, sua, sì. Anche la mia era piccola, c'era il soggiorno, camera da letto, un bagno e un cucinino che aveva il tetto che andava in giù, che ti facevi anche male. Vabbè. No, dico, ma è impossibile, signora. Dice, guardi, non glielo terrà. E tu cosa fai? Io ho aspettato che il nonno tornasse da lavoro la sera. Ho detto, senti, la signora Ferrera ha detto che la mamma, perché la mamma si chiamava la suocera, No, Si chiamava mamma. Mamma, si chiamava mamma. Ok. Sì. Mm. Beh, in segno di rispetto, Sì, ecco. sì. Dico, zio Carlo, la signora Ferrera ha detto che ma figurati. Allora apre la porta, va dalla casa dei Della genitori, suocera. torna, dice il classico bianco come un cencio. Sì, che ci voleva mettere nella condizione di dover chiedere Un aiuto. un aiuto e per avere la soddisfazione di dinero. Io me l'avevo detto così. Ma quindi, scusa, questo bambino... Quindi se io non andavo a lavorare ero sulle spalle di un marito che era suo figlio. Hai capito? Non voleva che andasse a lavorare. Lei voleva che lei stesse a casa con il Quindi figlio. dicendomelo all'ultimo momento che il bambino non me lo teneva e io avrei corso il rischio di dover rinunciare. Al lavoro. E allora in una settimana abbiamo dovuto trovare un appartamento in Gallarate perché c'era Questo o sì. Gallarate o Fagnano che c'era l'asilo nido. Ah, quindi trasferirsi per andare in un posto dove c'era l'asilo a nido. Gallarate, siamo stati nell'appartamento senza gas e senza luce per giorni. Io cucinavo a mio figlio nel pentolino, Il fuoco. col pentolino a gas Con la pietra. nel Con la campeggio, pietra. Sì, col ventrino da campeggio. dal campeggio. Quindi la tu ti sei tata, spostata a Gallarate perché c'era la... all'ultimo momento per necessità, Perché lei comunque rinunciare al lavoro non No. era assolutamente no. nel modo più assoluto. Giusto. No, io volevo essere indipendente, poi i soldi li mettevo in casa, però volevo avere la pensione. E oh cavolo, o uno ce l'ha un'idea o non ce l'ha. sì, Ti pare? Mm. Ecco. E poi quell'anno lì che ero incinta del Paola lasciavo Franco in via Felice Cavallotti dalle suore All'asilo nido. all'asilo nido, sempre a piedi, a piedi, perché non c'avevo la macchina, avevo la patente ma non la macchina no. Andavo alla stazione di Gallarate, prendevo il treno, scendevo a Gazzada, a piedi, e allora gli inverni erano rigidi veramente, a piedi mi facevo Gazzada, Schiano, fin su. Dovesse occupare della famiglia comunque mentre si lavorava, di sicuro era tanta fatica, ma dava anche un po' di carica, di energia positiva. Non ci pensavo proprio, Non ci andavo pensavo. avanti come un mulo. Chi dice che la casalinga non è un lavoro Al sbaglia. sabato era un incubo, bagno ai bambini, tutte e tre nell'acqua quando ero in Mattarella, tutte e tre nell'acqua, i capelli, e unghie delle mani, e unghie dei piedi. Domenica era lo stiro, perché poi lunedì il marito partiva e doveva avere tutte le camicie appese, tutte stirate. Ma Ero lì. il lunedì si andava a lavorare.
E lunedì si andava a lavorare. Si E riusciva a poi- tenere il buon umore nonostante tutto questa... Sì. Sempre positivi. Tanto guarda, con chi me la potevo prendere? Con nessuno. Mia suocera mi disse, sei un carro armato. E lì la soddisfazione perché Ah. abbiamo vinto. Sei un carro armato. E prima di morire eravamo andati ai soldi. Prima di morire. No, è vero. E comunque ero andata qualche giorno prima, eravamo andati a Brisa a trovarla e allora, mamma come stai? Stai bene? Mi fa, ti devo dire una cosa. E cos'è che mi devi dire? Sai, io ero gelosa di te. No. Io mi credevo che tu non volevi bene a Giancarlo come gliene volevo io. C'è stata la rivelazione. Ma mi sono sbagliata. Beh, meno male, ho detto alla buon'ora. Alla buon'ora, il punto di morte. Meno male, è morta contenta, diciamo. Cioè, però ci sono voluti cosa? Quanti anni? 40 anni. Così mi disse, beh, ho avuto una soddisfazione. Così, sei un carro armato. Quando sono andata e ho chiesto la domanda di pensione, ma proprio perché non ne potevo più, Sì. ecco, quando sapevo che cominciavano le scuole diventavo matto. No, mo vado a chiedere in qualche scuola privata. Non ce la fai più. Non riuscivi. Non stavo male. Mi mancava il contatto con i bambini. Mi mancava il Quando sei andata in contatto. pensione? Quando sono andata in pensione, che si vede che poi mi sono rilassata. Ma quando cominciava l'anno scolastico non avere. Mancava la fatica anche. Mi mancava proprio, sì. Poi mi sono abituata però. E poi ultimamente sono andata, è stato prima di Natale credo. Siamo andati, intanto sono venuti qua e mi hanno fatto la sorpresa di portarmi la suora che era arrivata per Natale. Dal Brasile. Dal Brasile. E poi ci siamo riviste e hanno portato un'altra scolare che le ha fatto a lei la sorpresa che aveva Però è incredibile, lui è scolare, non pensa di avere bambine, adesso sono delle vecchie. e sono vecchie, le mie bambine. Sono 60 anni. Io mi ricordo di una prima elementare, ci tengo le bambine, e si metteva sempre appoggiata al muro col piedino davanti, perché aveva le scarpe nuove naturalmente, però non diceva niente, però io... Capivi che erano le scarpe nuove. Oh mamma, ma che scarpe belle che hai, ma fammele vedere bene. Cioè, e loro tutte erano contente, sì. Bello. Guardandosi indietro, tutti gli sforzi, tutta la fatica valsa la pena. Si rifarebbe tutto. Io dico che le cose, allora, le fatiche vengono uno per volta e si accumulano. Però siccome sei abituata, ne fai sempre uno in più e non ti accorgi. Non ci si accorge alla E fine. non ti accorgi. Più uno fa... Beh, no, però il risultato è ottimo, perché sei in forma, sei in salute. Sì, speriamo. Tengo un elettrocardiogramma che non mi piace più. Sei scettica. Perché... Sono scettica. Infatti quella quando mi consegna dice la porti al suo medico, proprio con questa faccia, la porti al suo medico. Sì, certo, mi serve per la ginnastica. per la ginnastica. Sì, mi serve il È la visita medico-sportiva. No, mi serve solo l'elettrocardiogramma. Quello che gli estranei credono di sapere su di lei è ciò che si vede. Quello che lei sa di sé te lo mostra e te lo dice. Non vorrebbe mantenersi segreta. Condivide se stessa con la stessa tranquillità e gratuità con cui condivide un pasto. Ma ciò che non vedi è quando si mette al lato, in silenzio, a capotavola, che è qua, nel suo angolo destro del divano o in piedi a lavare i piatti di 15 persone. Sta lì, guardando, ascoltando e beandosi del vociare dei suoi cari che stanno bene intorno a lei. Quello che ognuno di noi sa di lei è diverso,
contraddittorio, come spesso accade con le persone che sono tanto tutto insieme. Ma ci piace così. E a pensarci bene è come la corolla di un fiore. È fatta di tutte le sue sfaccettature, di ogni sfumatura, di ogni petalo. Un solo petalo non sarebbe un fiore, un solo lato di lei non la renderebbe così affascinante. Ognuno di noi, e un po' ogni persona che la conosce, può godere di un petalo diverso e bene o male ognuno ne può riconoscere uno dentro di sé. Ciò che è certo è che per quanto tanta sia, non se ne ha mai abbastanza. Con la speranza di stare brindando solo ai tuoi primi 84 anni, capirai, e di esserci ai prossimi, ti dedichiamo tutto l'amore che riusciamo a darti. Grazie perché ci sei. Grazie mille. E di che, ragazzi? Di che? È stato un piacere. È stato un piacere. È stato un piacere. Regia, chiude. Ciao. Bellissimo.